Bentornati amici di YouTube sul mio canale. Oggi vi parlerò di vinili e di giradischi, ma lo farò con una vena abbastanza polemica, dato il gran numero di prodotti che vengono venduti e addirittura recensiti, ma che in realtà sono di scarsissima qualità. Mi riferisco ad esempio al giradischi in valigetta, a sistemi integrati lettore CD, lettore memory card, radio, amplificatore, casse e giradischi, o addirittura un prodotto che è uscito qualche anno fa, il pulmino della Volkswagen, che viene poggiato sul vinile e questo inizia a girare, a ruotare e vi fa ascoltare la musica dal vostro disco. Allora, per me questi prodotti sono il peggior modo per iniziare ad ascoltare la musica in vinile, sono pressoché dei giocattoli. Molto spesso le persone che mi conoscono e sanno della mia passione per i vinili mi chiedono quale sia il miglior giradischi da acquistare. Io rispondo sempre alla stessa maniera: qual è l'impianto sul quale andremo ad installare, a collegare questo giradischi che vuoi comprare? Alcune volte mi rispondono che non hanno nessun impianto, altre volte mi dicono guarda, ho comprato una cassa Sony amplificata Bluetooth, oppure ho le casse del computer desktop, altre volte invece ho acquistato il quadro da Ikea con le casse integrate. Allora, tutti questi prodotti probabilmente sono anche validi, svolgono la loro funzione, però non sono adatte a quello che noi dobbiamo fare. E cioè, se vogliamo ascoltare la musica in vinile a casa, dobbiamo munirci di un'attrezzatura valida. Quali sono allora i prodotti che dobbiamo acquistare? Dobbiamo dirigere la nostra attenzione verso quei prodotti che hanno raggiunto un vero e proprio standard, che sono diventati dei punti di riferimento sul mercato. Quindi dei prodotti che hanno avuto una grande diffusione, sono stati acquistati in centinaia di migliaia di pezzi. Io, nel darvi questi consigli per l'ascolto della musica in vinile, mi sono attenuto a queste semplici regole. Dopo questo lungo preambolo, non ci resta che iniziare a realizzare il nostro setup per ascoltare la musica in vinile. Il primo prodotto che dobbiamo acquistare sarà una coppia di casse acustiche. Quale scegliere? Sul mercato ce ne sono veramente tante, attive o passive, ma quale io mi sento di consigliarvi? La scelta ricade su una coppia di casse amplificate della Yamaha. Parlo delle HS8, una coppia di casse di buona qualità, dal costo non troppo elevato, che grazie alla loro grande diffusione, perché sono state utilizzate e sono tuttora utilizzate all'interno dei piccoli studi di registrazione, queste casse sono molto apprezzate e ne trovate anche tante usate, quindi se non volete spendere troppi soldi e volete risparmiare, potete anche cercarle nei vari mercatini online e troverete sicuramente qualcuno che le vende. Le casse poi vengono collegate con un paio di cavi XLR. Se volete aggiungere un dettaglio importante, potete acquistare anche una coppia di stativi a piedistallo al fine di poterle collocare alla giusta altezza. Passiamo ora al secondo step. Adesso dobbiamo acquistare un altro prodotto, un altro strumento che ci dà la possibilità di collegare da una parte i diffusori acustici, dall'altra il nostro giradischi. Sto parlando di un mixer 2 canali per DJ. Perché questa scelta? La risposta è molto semplice. I mixer per DJ sono stati sempre prodotti prevedendo anche le entrate fono, anche quando i giradischi ormai non se ne vedevano più nelle discoteche. Allora questo mixer 2 canali ci darà la possibilità da una parte di pilotare le casse amplificate Yamaha HS8, dall'altra avrà la possibilità di acquisire il segnale audio da parte dei giradischi. Ma tutti i mixer 2 canali vanno bene? Assolutamente no. Dovete prestare attenzione che il mixer, nuovo usato che sia, abbia le uscite XLR.
Praticamente i mixer prodotti fino a metà degli anni 90 non prevedevano le uscite XLR, eccezione fatta per alcuni mixer di fascia alta. Oggi invece anche i mixer nuovi di 150-200 euro hanno l'uscite XLR. Sono quelle uscite audio che ci permetteranno poi di collegare il nostro mixer alle casse amplificate. Quali marchi scegliere? Io vi consiglio dei marchi come Pioneer, come Eclair, Reloop, Stanton, Newmark, sono tutti marchi validi. Poi per l'utilizzo che ne dobbiamo fare, veramente poco interessa se ha gli effetti, se ha dei tagli particolari di frequenza sui vari controlli, sui vari potenziometri. Adesso per completare la descrizione del mixer vi mostrerò un Eclair Nuo 2.0 con uscite XLR ed entrate fono. Finalmente parliamo di giradischi. Qual è il primo giradischi che dobbiamo acquistare? Qual è il prodotto più valido? Ricollegandoci all'inizio del video, io inizierei a scartare senza dubbio tutti quei giradischi di scarsa qualità, cioè quei giradischi a valigetta, quei giradischi integrati di un po' di tutto, il mitico pulmino della Volkswagen che viene poggiato sul vinile e ruotando vi fa ascoltare la musica. Vi consiglio quindi di optare per un prodotto che abbia delle caratteristiche tali da essere diventato un punto di riferimento nel mercato. Qual è l'unico giradischi che ha questa caratteristica? Sto parlando del Technics SL1200 o 1210 MK2, oltre 3 milioni di pezzi venduti. Quali sono i punti di forza di questo giradischi? Poiché ha avuto una grande diffusione sul mercato, è stato il giradischi più prodotto, il giradischi più utilizzato nelle discoteche dai DJ, ma anche per l'ascolto casalingo, questo giradischi lo troviamo veramente in ogni parte del mondo. Ma i punti di forza sono anche altri. La facilità nel reperire sul mercato questo prodotto, perché ci sarà sempre qualcuno che lo vende e qualcuno che lo vorrà acquistare. Quindi un giorno, quando vi sarete annoiati di ascoltare la musica in vinile, potete tranquillamente rivenderlo. Oltretutto c'è una grande facilità nel reperire i pezzi di ricambio di questo giradischi, sia sul mercato del nuovo che nel mercato dell'usato. Badate bene, questo giradischi non viene più prodotto dalla Technics, oggi abbiamo altri prodotti, l'MK7 o il GR, se vogliamo rimanere su una fascia di prezzo diciamo abbordabile. Questo giradischi sul mercato dell'usato lo trovate a circa 450-500 euro, alcuni tenuti praticamente come il nuovo li trovate sui 600 euro. Ma perché spendere tutti questi soldi per un giradischi? In realtà voi non state gettando il vostro denaro, come vi ho anticipato, il giradischi Technics oggi lo comprate, domani lo potete rivendere allo stesso prezzo, proprio perché è diventato un punto di riferimento per un po' tutti gli amanti del vinile. Ma c'è anche un'altra cosa da aggiungere. Il giradischi Technics è diventato anche un vero e proprio modello di design a cui si sono ispirati gli altri produttori di giradischi. Basti pensare ad esempio alla rotella on-off di accensione del piatto, il tasto start-stop 33-45 giri o il disegno del braccio. Parliamo adesso dell'ultimo componente che ci occorre per ascoltare la nostra musica. Parliamo delle puntine. Ci sono di due tipi. C'è una puntina che può essere montata sulla shell e una puntina già preinstallata che potremo avvitare direttamente sul nostro braccio del nostro giradischi. Adesso vi mostrerò sia una puntina montata sulla shell . Adesso vi mostrerò un'altra puntina, parlo della Ortofon Concord, che è una puntina già
diciamo così, preinstallata. Dovete soltanto avvitarla al vostro braccio del giradischi e iniziare ad ascoltare la vostra musica. Quindi per comodità io vi consiglio di acquistare una puntina del genere. Tirando le somme, quindi, se acquistate l'intero setup rivolgendovi al mercato dell'usato, quindi acquistate le vostre Yamaha HS8, il vostro mixer 2 canali, il giradischi Technics 1200, non andrete a spendere più di 400 euro per le casse, 20 euro per i cavi, 100 euro per il mixer e altri 500 euro per il vostro giradischi, per un totale di 1000 euro. Però, come vi dicevo e vi spiegavo all'interno di questo video, tutto quello che avete acquistato lo potrete rivendere tranquillamente allo stesso prezzo di acquisto. Siamo alla conclusione di questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che i miei consigli siano stati utili per orientare le vostre scelte, i vostri acquisti. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, lasciatemi un commento. Inoltre vi ricordo che se avete trovato di vostro interesse questo canale, cliccate sul tasto iscriviti e se non volete perdere gli aggiornamenti cliccate anche sulla campanella.